come dobbiamo correre? Con perseveranza. Gesù ha detto che vincerà sarà salvato. Noi siamo credenti, sì? Il Signore quasi 2000 anni fa ha pagato il prezzo per i nostri peccati. Un giorno tutti noi abbiamo fatto una preghiera. Abbiamo deciso di accettare Gesù. Io l'ho fatto il 4 febbraio 92, perciò fra qualche giorno per 20 anni. Io non mi dimentico mai quel giorno. Cioè in quel giorno il mio nome è stato scritto nel libro della vita. Però la salvezza noi la otterremo alla fine. Gesù ha detto che vincerà, riceverà la corona della vita. Perciò è vero che noi siamo credenti, però soltanto coloro che arriveranno alla fine otterranno la corona. Per questo parla la scrittura che abbiamo una gara che ci è proposta. Cioè non basta dire, vabbè Signore, tu sai che io credo, ma non faccio niente, ormai. No, ormai tu conosci il mio cuore. Questo non è vero. È vero che il Signore conosce il nostro cuore, sì, ma è anche vero che ci sono cose che non dobbiamo fare. Ogni giorno vivere la fede, sì? E andare avanti. Ci possiamo fermare. Il problema del popolo di Israele qual era? Loro è stata promessa la terra, una terra benedetta, e loro stavano uscendo dall'Egitto. Il problema è che l'Egitto è rimasto nel loro cuore. Loro non erano liberi, loro avevano una promessa, ma si erano aggrappati, si avevano aggrappati giustamente alle cose che avevano in Egitto. Perciò erano con il corpo verso la terra promessa, ma con la testa, con la mente, con il cuore in Egitto. E loro sempre stavano guardando indietro, sì, il futuro, ma mi ricordo tempo fa, sì, lavoravamo tanto, ma poi come mangiavamo? Mi ricordo della carne, delle cipolle. Ma il Signore stava promettendo una terra migliore. Però il cuore loro era dietro. Sì? Bisogna fare attenzione dove è il nostro cuore. Noi non possiamo pensare che in questo sistema troveremo tutto ciò che abbiamo bisogno. Perché sì, siamo nati, noi abitiamo in questo mondo, ma la nostra cittadinanza è in cielo, il nostro vero ogare, la nostra vera casa si trova lì. Sì, qua siamo di passaggio. Certo, dobbiamo vivere, dobbiamo essere esempi, dobbiamo cercare di vivere la vita nel miglior modo possibile, ma noi dobbiamo capire che la nostra vita non appartiene a questo mondo. Noi siamo cittadini del regno dei cieli e la nostra mente deve essere, Signore, io sto arrivando, Signore, ogni giorno io sto correndo questa gara che mi è stata proposta e le sto correndo con perseveranza. Signore, grazie per la fede, grazie per le promesse, grazie per la comunità che tu mi hai assegnato, grazie Signore per i miei fratelli, grazie per la tua parola, grazie per il tuo spirito. Signore, io ho questa speranza, io sono con te, io non ti vedo, non ti posso toccare, ma io appartengo a te. E così uno organizza la propria vita e dice, no, aspetta, io devo lavorare sì, ma la domenica pomeriggio, io devo assistere, giovedì abbiamo lo studio, devo partecipare, martedì abbiamo la preghiera, io devo partecipare, perché io ho bisogno. Perché adesso la mia parte spirituale vive, prima no, adesso sì. Amen? Dice la scrittura allora, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. E se voi vedete per esempio in Prima Corinzi, capitolo 9, versetto 24, dice, non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. In spagnolo dice, corred de tal manera que lo obtengáis.
cioè correte in modo tale che lo potete ricevere. C'è una... Avete visto le gare olimpiche, no? I 100 metri, gli atleti. Non è che, vabbè, se corre, vabbè, come possiamo correre, corriamo. Mi fa male la gamba, ma comunque corro. No, tu vedi che loro hanno un corpo proprio sviluppato, atletico. E loro volano, gli arriva uno, sì? E gli altri dopo, secondo, terzo, quarto. Ma in quel momento la vita loro è correre quella gara. E lo corrono in un modo che non sembrano esseri umani. Una maniera straordinaria. E noi spiritualmente dobbiamo correre così. Non basta dire, va bene, io credo, io assisto domenica alla chiesa, ma va, il Signore sa. No, noi dobbiamo correre in un modo tale di arrivare, perché chi non arriva perde la corona. Pensate che c'è una corona che ci aspetta. Ok? Alla fine. Dobbiamo correre. E ognuno è responsabile per la propria vita. Possiamo dare una mano, possiamo aiutarti, ma sei tu alla fine che devi correre questa gara. Non è che ti possiamo prendere nelle braccia e portarti. Non è possibile né per te né per noi. Dobbiamo correre e con libertà. Io tolgo ogni pensiero, ogni peccato, ogni preoccupazione e corro questa gara perché so, Signore, che tu mi stai aspettando. E io investo la mia propria vita in te, nel tuo regno, per la fede, credendo, senza vedere, ma con la plena certezza nel mio cuore che non è inutile, che il Signore è vivente, che il Signore è reale, che il regno di Dio esiste e che il Signore ci sta aspettando. Ma io devo arrivare e arriveremo nel nome di Gesù. Arriveremo nel nome di Gesù. E poi il versetto 2 dice come possiamo fare? Perché sì, è importante, ma siamo umani. Versetto 2 dice: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. È l'unico modo di poter arrivare è fissare il nostro sguardo su Gesù, il nostro Signore Gesù Cristo. Non è che noi dobbiamo guardare a sinistra, non è che noi dobbiamo guardare a destra, molto meno indietro. Gesù ha detto: chi guarda indietro non è degno di me. Sì? Noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Signore, grazie perché tu ce l'hai fatta e ce la faremo pure noi, perché tu non ci hai lasciati da solo, ci hai dato il tuo spirito, e tu ci hai dato la fede, tu ci hai dato la parola. Signore, grazie, e andiamo avanti. Io mi fermo qui, poi riprenderemo la prossima volta con sempre questo versetto 2 e versetto 3, ma ricordatevi che abbiamo una gara proposta e dobbiamo correre in modo tale di arrivare alla fine. Sì? E se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Non c'è niente, nessuno che ci possa allontanare del suo amore. Pensate, Satana e l'inferno, la morte, il peccato e il mondo sono stati sconfitti per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Non c'è niente che ci possa allontanare di Lui. Cioè noi soltanto dobbiamo credere e dire: Signore, grazie perché con te ce la farò, ma io decido di vivere la mia vita secondo la tua volontà e vedremo cose gloriose. Dio vi benedica, alla prossima.